Ciao a tutti e benvenuti sul canale. L'argomento di oggi è accordatore piezo versus accordatore di linea nel contesto dell'intonazione di uno strumento. Se abbiamo usato questo per regolare le ottave, allora abbiamo sempre sbagliato e adesso spiego il perché. Questo, il classico accordatore a clip, non è uno strumento sbagliato in sé, è semplicemente lo strumento giusto nell'ambito sbagliato. Sulle chitarre acustiche e ancora di più sulle classiche è praticamente indispensabile, ma sulle elettriche durante un setup il suo uso è fuori contesto. Il clip tuner lavora con un sensore piezoelettrico che converte le vibrazioni del legno in un segnale elettrico. Questo segnale elettrico possiede una frequenza che viene rilevata e visualizzata come una nota. Quando lo agganciamo alla paletta, lui non sta in realtà ascoltando la corda, ma l'insieme delle vibrazioni del body, del manico e di tutto l'hardware presente. Se poi aggiungiamo che durante un setup serio il manico deve essere poggiato su qualcosa che lo sostenga leggermente, ecco trovato un altro elemento di disturbo. Il risultato della lettura di una nota da parte di un accordatore piezo è quindi un segnale veramente complesso, perché è la sommatoria di tante armoniche strutturali che possono mascherare la nota fondamentale. Ed infatti può capitare che agganci una frequenza leggermente diversa, spesso di qualche centesimo, abbastanza comunque per falsare tutta la regolazione delle ottave. C'è da dire inoltre che l'intonazione dello strumento si realizza cercando la nota fondamentale di quella data corda, ma aumentata di un'ottava. Per ottenerla dovremo, come in questo caso, premere la corda al 12° tasto. Questo significa che ci siamo allontanati e di molto dall'accordatore piezo, che normalmente è posizionato sulla paletta. Il tutto si traduce in una diminuzione della quantità di vibrazioni che l'accordatore dovrà leggere e spesso si riduce talmente tanto da non essere percepita dal piezo, lasciandoci così privi di riscontri. Inoltre il clip può sentire anche le corde non suonate che vibrano per simpatia, un altro motivo per cui la lettura diventa inaffidabile. L'accordatore di linea, invece, legge il segnale direttamente dai pick-up e questo fa tutta la differenza. I pick-up traducono la vibrazione della corda in un campo magnetico variabile ed è quel segnale che, prelevato dal jack, passerà all'amplificatore e sarà ascoltato da te e dal tuo pubblico. Quindi, quando regoliamo le ottave usando un accordatore collegato in linea, staremo misurando esattamente ciò che la chitarra trasmetterà nel mondo reale. Sulla paletta no. Lì staremo misurando sì la nota della corda, ma attraverso le vibrazioni del legno ed il legno non è una corda. È per questo che su un'elettrica l'uso del clip tuner è improprio. Comodo sì, preciso no. Ma non è uno strumento da buttare, anzi, nelle acustiche non amplificate è l'unico modo serio per accordarsi e nelle classiche è semplicemente insostituibile, soprattutto se pensiamo all'utilizzo del vecchio diapason, ve lo ricordate, no? In definitiva il punto è uno. Ogni strumento di misura va usato nel suo contesto e se stiamo regolando le ottave di una chitarra elettrica, il contesto è quello dei pick-up, non della paletta. Quindi, la prossima volta che dovremo fare l'intonazione, mettiamo via il clip tuner e colleghiamo un accordatore in linea, perché una chitarra elettrica non suona dalla paletta, suona dai pick-up. Detto questo, se pensi che questo video sia stato utile, perché non mettere un like e magari iscriversi al canale? Sarebbe un modo davvero gentile per dimostrare apprezzamento. In ogni caso grazie e arrivederci al prossimo video. Ciao!